Dopo una nottata tempestosa è finalmente tornato il sole in questa zona del Giappone. Questo è uno di quei giorni in cui succede davvero di tutto. Passiamo dalle luci alle ombre, da luoghi iconici che ci fanno commuovere, strano ma emozionante vedere, a luoghi misteriosi che ci fanno riflettere. Montagne russe di emozioni in questo Giappone che da fuori può sembrare pacato e tranquillo, ma che nasconde un'anima tormentata e irrequieta. Ora sistemiamo la pina e iniziamo questa giornata, che abbiamo un incontro speciale da fare, nuvole permettendo. Siamo al lago Ashi, a Kone. Questo è il lago che stamattina finalmente si vede. Ieri tra pioggia e nebbia non abbiamo visto assolutamente nulla, anzi siamo un po' preoccupati del livello visto quanto pioveva, però stamattina c'è addirittura un pescatore lì che sta pescando tranquillamente. Questi due velieri lì dietro, ragazzi, stamattina l'ho visto, un pezzettino di Monte Fuji che già adesso è coperto dalle nuvole, come Angela che è coperta dalle nuvole stamattina. Le nuvole si muovono velocissime, stanno proprio arrivando a coprire tutto il lago. Come al solito, le ultime parole famose ed è scesa l'oscurità, tutta la nebbia. Il tempo di un caffè, qualche nuvola se n'è andata anche dalla Angela. sì, buongiorno, eccomi qui finalmente. Buongiorno! Ci sono per godermi questo bel laghetto, il lago Ashi, che tra l'altro è un lago piuttosto recente perché si è formato solo nel 1170 dentro il cratere di un vulcano che ha fatto appunto l'ultima eruzione in quell'anno. Ma subito mi spari il momento Angela così, non me L'ho letto l'aspettavo. prima mentre bevevo il caffè questa cosa, infatti si vede, se guardi è perfettamente circolare, cioè si riesce a intuire com'era qui il vulcano. La magia di un tori nel lago e la realtà della fila per fare la foto. Qualcuno è finito con i sandaletti nel fango Sì, e quindi fa una sciacquata proprio nel lago. Com'è l'acqua? fresca, ma Però vedo che stai lì a mollo, ma che posizione è questo, scusa? perché è scivoloso, non posso andare oltre, devo stare sulla parte non scivolosa. Ok, Comunque è meno freddo del mare, ok, Adesso devo lavare anche la destra, quindi aspetta, mi giro. in giro, vai. Comodo sembra, eh? Dopo aver risolto il problema sandaletti siamo ripartiti, anche perché si asciugano adesso in macchina con il calore della macchina. Oggi ragazzi stiamo andando in una zona che è direi la più famosissima del Giappone, perché è proprio uno dei simboli di questo paese, cioè stiamo andando ai piedi del leggendario Monte Fuji. E allora speriamo di vederlo. Le previsioni sulla visione del Monte Fuji che abbiamo trovato su internet sono abbastanza confortanti, più che oggi domani. Esatto. Adesso vediamo. E nel frattempo però ci godiamo tutta questa zona che è super verde di montagne, laghi e ovviamente il mega Monte Fuji. Ah, abbiamo parlato di probabilità di vederlo, ma non ci siamo dimenticati di dire una cosa, che questa montagna, che è alta più di 3000 metri, attorno non ha altre montagne che coprono la vista, per cui basta andare nella cittadina che c'è proprio ai piedi del monte per riuscire a vederla molto bene. Ci sono anche tutta una serie di laghi che sono chiamati appunto i laghi del Fuji, perché sono tutti attorno e sono tutti luoghi dove si può andare appunto a vedere la montagna, se si farà vedere, quindi lo scopriremo in questi giorni. Siamo arrivati alla prima tappa per vedere se riusciamo a vedere il monte. Oh, allora di fronte a noi c'è il lago. Su questo lago si dovrebbe affacciare. Oh, eccolo! Eccolo là in fondo!
ce ne stiamo un po' qua oggi perché è una cosa fenomenale quella che abbiamo di fronte. Adesso sono arrivate un pochino di nuvolette e quindi mentre ci mettiamo belli tranquilli ad aspettare che torni, che venga fuori totalmente, mettiamo i piedi a bagno in questo lago che si trova proprio in posizione spettacolare. E già che ci siamo, è arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento, Angela, quante cose ci racconterà. Prima del momento, Angela, posso dire una cosa? Sì? È strano ma è emozionante vedere questa montagna, cioè non me l'aspettavo, mi ha emozionato vederla. Pensa, vedi? Nel senso che è proprio un simbolo, no? Anche quando pensi al Giappone, pensi al Monte Fuji, lo vedi come una cosa lontana, questa montagna triangolare, simmetrica, perfetta. Che è un po' tipo il disegno tipico che fa ogni bambino se deve disegnare un vulcano, una montagna, disegna comunque quello che è il Monte Fuji, cioè la montagna tipo perfetta, perché tutta la zona circostante, essendo abbastanza piatta, insomma, fa risaltare la forma. Esatto, è quella soprattutto la caratteristica di questa montagna, oltre al fatto che è la montagna più alta del Giappone, sono 3776 metri, in realtà è uno strato vulcano che è ancora attivo. L'ultima eruzione risale al 1708, ma diciamo che tiene sempre un po' in tensione tutti gli abitanti della zona, perché si tiene monitorata bene la sua attività vulcanica. È una montagna che si può scalare, infatti ci sono 4 diversi sentieri attorno al monte per salire sulla cima. Le scalate vengono fatte soprattutto a luglio e agosto e la prima è stata fatta nel 600, quindi una cosa proprio antichissima. Diciamo che la popolarità del monte è salita molto quando la capitale da Kyoto è stata spostata a Tokyo, per cui dalla città si riusciva a vedere la montagna e comunque bastavano davvero poche ore di viaggio per venire a vederla, e quindi la sua popolarità è cresciuta, una montagna che è diventata appunto il simbolo di questo paese e viene spesso rappresentata con la neve nella parte alta, perché una caratteristica è che appunto c'è la neve in molti mesi dell'anno. Comunque, essendo a questa altitudine, anche le nuvole fanno la loro parte, vedete, sembrano basse, ma in realtà non sono così basse perché appunto stiamo parlando di 3000 e passa metri. Siamo nella cittadina di Kawaguchiko e, come spesso accade in Giappone, anche i tombini sono brandizzati. In questo caso abbiamo questa bella immagine del ponte Fuji con una vista da sotto il ponte. Anche arriva il robottino a portarci la roba. È tutto quello che abbiamo ordinato? Grazie. Arigato. Arigato. Ecco che se ne va. Questa musichetta. Siamo tornati nell'italiano farlocco e ragazzi, dai, oggi abbiamo forse preso le cose migliori di sempre. Non lo so, in realtà io ho un po' tristezza oggi. Ah, tu sì, io no. Bella pasta al sugo con la pancettina e il parmigiano. Guarda qua, guarda come qua. Allora, dire la verità, siamo tornati in questo posto altre volte, perché poi pizzettina, che è bruttissima. Questa è bruttissima, però va bene. Pisellini, riso bianco, menù con l'insalatina. La zuppetta. Questa è proprio la gioia di Paolo, cioè se lui c'è la pasta col sugo e basta, non capisce più niente. Sì, ma guarda qua. Che gliela porti un robot, un umano, non ne frega niente. L'importante è la pasta col sugo. C'è anche l'olio d'oliva che si può usare a volontà. Su tutto, vai. Ale. Evviva! A posto! Buon appetito. Buon appetito! Nelle cittadine attorno al Monte Fuji tutto è a tema, in questo caso anche il benzinaio si è attrezzato con questa riproduzione del monte. Adesso stiamo passando proprio accanto al parco divertimenti del Monte Fuji, si vedono le montagne russe là dietro. Siamo arrivati davanti al mini market più famoso di tutto il Giappone, perché si trova proprio ai piedi del Monte Fuji, che è lì dietro. Ancora un pochino coperto dalle nuvole, ma si vede addirittura la cima.
Questo posto è famosissimo, ragazzi, guardate quante persone vengono qui ogni giorno per fare la foto. E a questo proposito, questo posto è diventato molto famoso anche recentemente perché hanno dovuto aggiungere un telo nero per evitare che tutte le persone si riversassero da una parte all'altra della strada, non stando attenti insomma al traffico che c'è in questa zona. Questo è uno dei tanti negozi a tema Monte Fuji e guardate qua che cosa abbiamo. Incredibile, c'è qualunque cosa veramente. Allora, a partire dal curry blu a forma di Monte Fuji, qua sopra c'è il piatto, il plastificato, il plasticozzo esposto. Ma perché è tutto blu? La bibita, è tutto blu Fuji, non Blu so. Fuji, il blu Fuji. Popcorn pure, guarda qua. E soprattutto la torta. Ma sembra un la bava panettoncino. all'interno. No, Guarda che roba. ma è terribile, veramente. Però pesante comunque. Lo assaggeresti? Ma certo, una torta. Ci sono persino le unghie finte del Monte Fuji. Non ci credo, no. Guarda, sia blu che rosse, puoi scegliere, c'è anche scritto Fuji sull'unghietta. Ah, sono le varie forme, questo qua è il polliciozzo, vero? Certo, sono tutte le unghie finte. No, il Fugino triste. Il 3776 metri e il calzino con dito Pollicione. staccato. Questi invece sono da abbinare alle unghie finte, infatti sono blu e rossi. In stile molto indiano, qua è possibile venire, affittare il kimono, vestirsi e poi fare la foto in uno di questi studi con il Monte Fuji o nella casetta tradizionale. Ma c'è anche il libro Fuji. Guarda. Che effetto. Abbiamo già detto che il Monte Fuji è un simbolo, ma non abbiamo detto che è anche dietro alla banconota dei 1000 yen. Eccolo qua riflesso in uno dei laghi della zona. Fantastica questa macchina, ha persino la targa con il Monte Fuji sopra. Siamo venuti alla stazione di servizio dove dormiremo stanotte. Questo è il parchetto che c'è qui attorno. Dietro c'è lui. Angela è qui in mezzo a questa piscinotta. La fontana. Il parcheggio è qua dietro, quindi stanotte siamo all'ombra del Fuji da questo lato. Alla stazione di servizio c'è anche la fontanella per riempire la bottiglia con l'acqua del Monte Fuji. Angela, sembra uno spot per l'autogrill. È vero, invece no. Tra l'altro mi vedo adesso col giacchettino qua, col golfino. sì, metti sempre un golfino a Perché siamo a coprire, più di Angi. 1000 metri, ci siamo sì, dimenticati di dire questo piccolo dettaglio, quindi fa bel freschetto Ma se adesso. prendi un colpo d'aria, ma che picchiaduro è. Brava Angi. Buongiorno ragazzi, la notte è andata abbastanza bene, qua abbiamo già chiuso tutto. Angela è in bagno e mentre Angela è in bagno vi racconto che cosa è successo stanotte, perché abbastanza bene è andata. Allora, verso le 11 comincia un allarme con una voce che ripete qualcosa in giapponese, un po' come era successo durante il terremoto su Shikoku. Boh, che sta succedendo? Io stavo già dormendo, ci svegliamo, andiamo a vedere. E questo era scritto sulle applicazioni che utilizziamo per vedere tutto quello che succede, tutte le allerte della protezione civile. Si chiama NERV. Informazioni della protezione civile. Lancio di missili. Si ritiene che un missile sia stato lanciato dalla Corea del Nord. Si prega di evacuare in un edificio robusto o di andare sottoterra. Cioè, e succede in tutti i colori. Fatto sta che qualche minuto dopo arriva un altro messaggio sull'applicazione che dice: informazioni, aggiornamenti, non è previsto che il missile appena menzionato voli nel nostro paese, la richiesta di evacuazione viene revocata. Ecco, quindi bene, meno male. Però cacchio, ne succedono, Buongiorno anche da me, abbiamo già cambiato location stamattina, ci siamo spostati, perché qua chiudo la portiera, perché oggi
nelle previsioni sulla possibilità di vedere il Monte Fuji davano 8 su 10 di possibilità, ieri era solo 3, quindi noi abbiamo detto domani sicuro lo vediamo per bene. No, aspetta, perché nei giorni scorsi era 10 su 10, Sì. Già si sono un po'... Hanno rivisto la previsione stamattina. Hanno rivisto, ma non troppo. In realtà qua è zero, ragazzi. Eccolo, zero. davanti Zero. a noi, il Monte Fuji. Sembra di essere in una Bellano qualsiasi, insomma. C'è da dire che i cinesi giapponesi hanno il fiuto del business, infatti hanno creato le loro barchette brandizzate per fare il giro sul laghetto con vista Fuji. Stati loro di sicuro. Il Fuji però non è solo un monte o un vulcano, ma per gli shintoisti all'interno vive una divinità. La divinità del Monte Fuji è la principessa dei fiori di ciliegio e stamattina noi siamo venuti a fare una di quelle cose che facevano gli scalatori in passato prima di iniziare la salita sulla vetta, cioè venire a chiedere la protezione a questo santuario dove appunto è ospitato lo spirito di questa principessa. Angela la solita imprecisa. Non ha detto qual è il nome della divinità, che adesso vi leggerò. Konohana Sakuya Ime no Mikoto. Con l'accentino pure l'hai fatto. Pure con l'accentino. Comunque ragazzi, allora la via di accesso al tempio è praticamente sterrata con questi ciottoloni, ma è in mezzo a questa foresta assurda con degli alberi altissimi e tra l'altro molto molto antichi, alcuni di oltre 1000 anni. Per segnare il sentiero all'interno di questa foresta sono state costruite queste lanterne di pietra che adesso con il tempo poi sono anche state ricoperte dal muschio, quindi fa questo bellissimo effetto che ti conduce proprio fino al santuario principale. All'ingresso del tempio ci sono ben 2 cedri enormi che hanno più di 1000 anni e sono delle piante sacre che sono qui all'ingresso del tempio proprio per protezione. Da questo lato del tempio invece un cipresso, anzi 2, sono chiamati cipressi marito e moglie, sono molto amati dalla popolazione del posto e sono questi 2 alberi che insieme hanno un diametro di 8 metri. Questo è il punto da cui inizia il sentiero per la salita alla cima del Monte Fuji. In passato si partiva appunto da qui, oggi in pochissimi lo fanno ancora perché c'è una stazione, chiamata la quinta stazione, che è possibile raggiungere con una strada e quindi da lì partono in molti, risparmiando diverse ore di cammino. Siamo arrivati ragazzi ad Aokigahara, che è una foresta che si estende ai piedi del Monte Fuji, è una foresta enorme, gigantesca, che ha anche una fama molto pesante e è conosciuta un po' in tutto il mondo. Siamo sinceri, non eravamo convintissimi di venirci, abbiamo visto vari video, ci siamo informati, abbiamo letto e viene dipinta in modi molto diversi a seconda appunto di quello che tu leggi o vedi. Volevamo venire a vedere con i nostri occhi che cosa fosse. Partiamo col dire che abbiamo parcheggiato la macchina, ci sono una serie di parcheggi lungo tutta la strada che passa appunto in mezzo a questa foresta e abbiamo lasciato la macchina e adesso ci stiamo incamminando lungo un sentiero segnato perché ci sono vari trekking all'interno di questa foresta. Questa foresta che viene chiamata in giapponese il mare di alberi, perché è appunto una foresta fittissima, ma è anche chiamata e conosciuta in tutto il mondo come la foresta dei suicidi. Non eravamo convinti di venire perché l'argomento è tosto, l'argomento è pesante, però ci dà la possibilità, e questa è la cosa più importante per noi, di poter approfondire e parlare di un aspetto della cultura giapponese che è molto importante e che tra l'altro non abbiamo ancora affrontato. Prima di affrontare l'aspetto più mitologico e poi tutto quello che si è creato attorno a questa foresta, partiamo dalle basi, cioè da come si è formata. 1200 anni fa il Monte Fuji ha fatto un'eruzione enorme che ha ricoperto totalmente di lava tutta l'area di questa foresta, un'area enorme. Chiaramente vedete è
tutta roccia lavica, vulcanica, che appunto è la base di questa foresta. Poi nel tempo la vegetazione ha cominciato a crescere ed è cresciuta in modi particolari. Vedete, tutte queste piante, tutti questi alberi hanno tutte le radici esterne che sono ricoperte di muschio. Queste radici, che sono molto alte, danno un effetto ancora più denso, quindi questa foresta sembra ancora più densa di quello che è. Ci sono altre caratteristiche di questa foresta, e cioè che abbiamo letto che c'è un campo magnetico particolare in questa foresta che non permette al GPS di funzionare, e oltretutto non funziona neanche il segnale del telefono, anche perché tutto attorno qui praticamente non c'è niente. Il primo paesino è tipo a 10-15 km. Altra cosa interessante sono le grotte, che sono tantissime, vengono visitate ogni giorno, tra l'altro da tantissime persone. Abbiamo visto passare tantissime scolaresche oggi, e ci sono anche tante persone che vengono qui proprio per camminare o per addirittura raggiungere il Monte Fuji, perché da qui partono anche i sentieri che vanno sul vulcano. Un luogo così strano e particolare ovviamente ha attorno a sé tutta un'aura di mistero. Ci sono moltissimi miti e leggende, non solo su questa foresta ma sulle foreste in generale in Giappone. Secondo i giapponesi, infatti, all'interno di queste foreste abiterebbero gli Yurei. Sono degli spiriti malvagi, sono le anime di coloro che hanno perso la vita in questi luoghi. Tutto questo è legato a un'antica tradizione che si svolgeva qui in Giappone in passato, in antichità, soprattutto durante i periodi di carestia. Quando non c'era cibo a sufficienza per sfamare tutta la famiglia, gli anziani, le persone più anziane, venivano portate in queste foreste e abbandonate in modo che potessero sopravvivere i più giovani della famiglia. Quindi venivano abbandonati qui e appunto perdevano la vita in questi luoghi da cui è molto difficile uscire, perché è facilissimo perdersi. Perché adesso noi stiamo seguendo un sentiero su tutti sentieri tracciati, ma dovete pensare che tutto attorno è una fittissima vegetazione in cui è facile perdere l'orientamento. Prima di arrivare al motivo per cui questa foresta è conosciuta anche come la foresta dei suicidi, dobbiamo però aprire una piccola parentesi su un aspetto della cultura giapponese. Questo è uno di quei momenti molto difficili in cui si deve fare un passo oltre, cioè andare a capire un aspetto, una cultura che è completamente diversa e lontanissima dalla nostra. Pensate che nella cultura giapponese, fin nel passato, quindi torniamo indietro al tempo dei samurai, esisteva l'harakiri, che era considerata una morte degna, cioè togliersi la vita prima che fosse il nemico a farlo. Questo aspetto è rimasto un po' all'interno della cultura giapponese e si porta avanti anche ai giorni nostri, ovviamente in un modo completamente diverso, perché non è più quello il punto. Ci tengo anche a precisare una cosa: il nostro intento non è quello di parlare di questo tema, il tema del suicidio, che è un tema delicatissimo e non vogliamo sicuramente farlo in questo video. Questo è solo un piccolo spunto per ragionare su un aspetto diverso di questa cultura. Questa foresta è purtroppo il luogo dove ogni anno si verifica il numero maggiore di suicidi in Giappone. Le statistiche variano di anno in anno e a partire dal 2003 il governo giapponese ha deciso di non rendere pubblici i numeri per non incentivare questa pratica. Il mese di marzo è il mese in cui la foresta fa il maggior numero di vittime. Il periodo coincide con la chiusura dell'anno fiscale giapponese, riconducendo la maggior parte dei gesti estremi a ragioni economiche. Non è chiaro ovviamente il perché queste tragedie avvengano proprio in questo luogo. Secondo alcuni, una delle cause sarebbe da ricercare nella leggenda sulla maledizione di cui abbiamo parlato prima. Le anime insofferenti del passato attirerebbero le persone più sensibili e fragili. Ad alimentare queste leggende ci sarebbe anche un libro pubblicato nel 1993 con il titolo Il manuale completo del suicidio. Qui l'autore illustra i luoghi più adatti a porre fine alla propria esistenza, tra cui spicca proprio questa foresta. Sembra che copie di questo libro vengano ritrovate spesso tra gli effetti personali delle vittime di suicidio. Per cercare di limitare il numero di decessi all'interno della foresta, le autorità hanno installato dei cartelli in giapponese e in inglese che cercano di dissuadere i visitatori dal togliersi la vita.
Siamo tornati alla macchina, abbiamo parcheggiato qui accanto alla strada principale. Tra l'altro adesso non c'è più parcheggiato nessuno, ma quando siamo arrivati prima questo parcheggio era completamente pieno. Infatti abbiamo incontrato un po' di persone comunque all'interno del sentiero. Qui ci sono i cartelli con tutti i sentieri, i percorsi che si possono seguire. Questa è la strada principale, come vedete passa un sacco di traffico, e da questa parte appunto si arriva alla quinta stazione, che è quella per la salita al Monte Fuji. Da questo lato invece per 5 km si raggiunge un lago. Quindi la foresta, è vero tutto quello che abbiamo detto, questo mito che c'è dietro, il nome che le è stato dato, ma è anche oggi soprattutto un luogo dove vengono le persone per camminare, riposarsi. Siamo vicinissimi a Tokyo, quindi è anche un posto dove d'estate, quando magari fa molto caldo, si viene qui per esplorare tutta la zona. Quindi ci interessava appunto far vedere i due aspetti di questo luogo. Siamo ripartiti ragazzi, queste giornate sono delle montagne russe, si vedono cose belle che fanno ridere, divertenti, simpatiche, poi si passa invece ad altre cose che fanno veramente pensare tanto e che sono veramente toste da affrontare, insomma un saliscendi continuo. Noi intanto siamo ripartiti, stiamo lasciando la zona del Monte Fuji. Siccome in questi giorni è previsto l'arrivo del tifone, abbiamo deciso di non stare sulla costa ma di rientrare. Sì. Quindi adesso stiamo rientrando verso Osaka. Nei prossimi giorni questa è la nostra destinazione e quindi vedremo la parte interna in questa zona del Giappone per tornare poi a Osaka e lasciare definitivamente questo paese. Faremo una strada che non abbiamo mai fatto e abbiamo un po' di puntini segnati sulla mappa da vedere. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, un video che veramente fa pensare tanto. E niente, se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Esatto, un abbraccione di gruppo dalla macchina, dalla Adesso Pina. che siamo col rosso della Sì. Pina. Alla prossima. Ciao!